Ciao a tutti, cuori curiosi, e bentornati su Segreti Turchi. Che gioia ritrovarvi ancora una volta qui, pronti a farvi cullare da una storia che non è solo una cronaca di sussurri e prime pagine, ma un viaggio nelle parole che sanno farsi casa. Oggi parliamo d'amore, ma non di quell'amore gridato, scintillante e di scena. Oggi ci addentriamo nelle frasi che restano quando le luci si spengono, nelle promesse che si attaccano alla pelle, nelle verità che si nascondono tra un respiro e l'altro. Perché l'amore, quando è vero, non ha bisogno di fuochi d'artificio, ha bisogno di voce, di timbro, di parole. E le parole che negli ultimi tempi ci hanno fatto sospirare sono quelle scambiate da Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. Vi invitiamo a mettervi comodi, a lasciare che le emozioni vi scorrano dentro, e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate la campanella, non volete perdervi il prossimo sussurro che cambia tutto. Quando pensiamo all'amore, ci viene subito in mente quella scossa iniziale, la calamita degli sguardi, il brivido che fa inciampare le parole. Ma ciò che ha il potere di durare, ciò che costruisce ponti e mura, ciò che trasforma due persone in un noi, sono le frasi giuste, dette nel momento giusto. Ozan Akbaba e Sinem Ünsal hanno dimostrato, tra set e backstage, che esistono dichiarazioni capaci di disinnescare paure e alimentare coraggio. C'è stato un modo in cui lui l'ha guardata durante un'intervista, un centimetro di silenzio prima di rispondere, e poi quelle parole dolci, calibrate come una carezza che non ha fretta di andarsene. C'è stata lei, con quel sorriso che non chiede permesso e quella sincerità disarmante, a restituirgli lo stesso peso, lo stesso valore, la stessa verità. E noi, a distanza, abbiamo sentito il colpo delle parole sul petto, come se quelle sillabe conoscessero la strada per casa nostra. Ricordate la prima volta che i due hanno lasciato trapelare un ti amo senza dirlo apertamente? Non serviva articolare le 4 lettere in fila, bastava quel modo in cui Ozan Akbaba ha preso fiato, come se avesse scalato una montagna per trovare il punto esatto da cui guardare il panorama, e quel modo in cui Sinem Ünsal ha abbassato gli occhi giusto un istante, solo per poi rialzarli e farli brillare. Non era un copione, non era scena. Era il coronamento di pensieri che si erano allineati pazientemente nel tempo, attraverso attese, pazienze, sorrisi scambiati oltre il confine del ruolo. Quell'istante, quell'incastro perfetto tra respiro e parola, è stato il vero inizio di una promessa. Le frasi che contano, però, non sono solo quelle che fanno vibrare la pelle, sono quelle che tranquillizzano la mente, che dicono ti vedo, ti riconosco, ti accolgo. È in questo che Ozan Akbaba e Sinem Ünsal hanno costruito il loro ponte segreto. Quando lui la descrive, non parla di trofei o di copertine, parla della sua tenacia, del coraggio con cui attraversa i giorni stanchi, della luce con cui entra in una stanza già piena. Quando lei racconta di lui, lo fa con una premura che non ostenta nulla, che protegge dal clamore, che sa distinguere tra applauso e presenza. Sono i dettagli ad averci colpiti. Una mano che cerca l'altra prima delle interviste, uno sguardo che chiede come stai davvero, quelli ti ascolto, pronunciato senza suono ma con tutta l'anima. È lì che le parole si allargano in un abbraccio. Tra le tante frasi che abbiamo carpito, una in particolare ci è rimasta sotto pelle, con te, il mondo smette di fare rumore. Non è solo poesia, è una mappa. Significa trovare una riva dopo la tempesta, posare i pensieri pesanti e lasciarli sul comodino sapendo che domani qualcuno ti ricorderà che puoi riprovarci, e va bene così. Quando Ozan Akbaba ha lasciato intendere che accanto a Sinem Ünsal il tempo trova il suo battito giusto, ha spalancato una finestra per tutti noi. E quando lei ha restituito con un sorriso, la sensazione era quella di assistere a un patto senza firme ma più saldo di qualsiasi contratto. Poi ci sono le promesse, quelle che non si dicono tanto per dire, quelle che si pagano a rate di quotidiano. Resterò accanto a te quando la strada sarà fangosa e quando sarà dritta. Quante volte l'abbiamo sentita, una frase così? Ma quante volte l'abbiamo vista vivere? Tra un progetto e l'altro, tra set lontani e telefonate che arrivano tardi, tra fragilità esposte e giornate in cui ci si sente piccoli, Ozan Akbaba e Sinem Ünsal hanno trasformato le promesse in abitudini preziose.
Le parole sono diventate ancora qualcosa da gettare in mare quando la barca balla. Non è solo romanticismo, è concretezza. È saper dirsi sono qui quando la voce trema, quando lo stomaco ha nodi, quando il mondo pretende più di quello che puoi dare. C'è anche l'ammirazione, quella che non si appiccica ai risultati ma ai tratti di carattere. Quando è stata l'ultima volta che avete detto a qualcuno ti stimo per come rialzi le rovine, non per la tua facciata? Ozan Akbaba lo suggerisce quando parla della forza gentile di Sine Munsal, della sua capacità di fare spazio agli altri e di tenere insieme i pezzi senza rumore. E Sine Munsal, a sua volta, ha riconosciuto la lealtà calma di lui, la misura con cui sa difendere ciò che conta e la tenerezza che non teme di rendersi visibile. Queste parole non sono zucchero, sono pane. Nutrono l'autostima, allargano il rispetto, insegnano a scegliere l'altro ogni giorno. E poi c'è la vulnerabilità, il lato più audace dell'amore. Aprirsi significa consegnare chiavi, mostrare le stanze in disordine. Come quando uno dei due confida una paura, e l'altro non la minimizza ma la tiene tra le mani come qualcosa di prezioso. Non sei sola in questo. Non sarai mai solo in questo. Frasi semplici, direte. Eppure sono leve che spostano pesi enormi. È stato commovente osservare come Ozan Akbaba e Sine Munsal, in certe interviste o in attimi rubati dietro le quinte, abbiano lasciato vibrare la parte più fragile, permettendole di trovare riparo nell'altro. Lì l'amore smette di essere spettacolo e diventa rifugio. Quando lui parla di lei, ogni dettaglio prende una luce nuova. Gli occhi di Sine Munsal diventano stelle che non accecano ma orientano, il suo sorriso non è fuoco d'artificio, è brace che scalda piano e a lungo. Quando lei parla di lui, lo fa come si parla di un luogo, uno spazio in cui tornare, un odore che rassicura. Con te ho ritrovato fiducia nella vita, ha lasciato intendere in più di un'occasione. Accanto a te le giornate storte imparano a camminare dritte, è la risposta sottintesa. Non sono parole qualunque. Sono porte che si aprono, e dietro ci sono scelte, rinunce, resistenze silenziose. È un lessico che aggiusta il mondo un poco per volta. Ma l'amore non vive solo di frasi incorniciate. Si allena nei piccoli gesti, nelle formule minime che non invecchiano. Un buongiorno detto prima del caffè, un hai mangiato, un scrivimi quando arrivi, un riposa, oggi penso io al resto. Chi ascolta, chi guarda, chi intuisce un frammento di questi scambi tra Ozan Akbaba e Sine Munsal, capisce che lì, nella trama quotidiana, si costruisce la fortezza. Non servono grandi speeches, basta la costanza di un'attenzione. Il grazie detto bene, il perdono sussurrato in tempo, l'abbraccio dato prima che sia richiesto. Così le parole si fanno ritmo, così l'intimità diventa casa. Quello che ci conquista di più, però, è l'autenticità. Nessuna messa in scena, nessuna strategia. Parole nude, nette, pulite. Quando Ozan Akbaba si lascia sfuggire che accanto a Sine Munsal ogni mattina ha un motivo in più per alzarsi, non sta recitando. Quando Sine Munsal ammette che l'amore, con lui, le ha insegnato ad essere meno severa con se stessa, non cerca applausi facili. La verità ha un suono inconfondibile, vibra in chi ascolta, chiama a raccolta la parte più onesta di noi e ci convince che anche per noi possa esistere uno spazio così. È questa trasparenza che rende il loro legame credibile, che lo ancora alla realtà, che lo sottrae alla patina e lo riconsegna alla vita. In fondo, quello che abbiamo visto nei passi di Ozan Akbaba e Sine Munsal è una grammatica dell'amore. Ci sono verbi che si coniugano a due voci, promettere, sostenere, comprendere. Ci sono aggettivi che smettono di essere aggettivi e diventano rifugi, sicuro, calmo, nostro. E ci sono sostantivi che non chiedono didascalie, fiducia, lealtà, ascolto. Con le loro frasi hanno dimostrato che le parole non sono decorazioni, ma mattoni. Che la dichiarazione più potente non urla. Lavora in silenzio, si deposita, mette radici e fiorisce quando meno te lo aspetti. Hanno ricordato a tutti noi che parlare d'amore è un atto di coraggio e di cura, e che tacere, a volte,
Può essere un modo per custodire, ma dire la cosa giusta al momento giusto può salvare una giornata, una settimana, una vita. E allora, amici di Segreti Turchi, portatevi via questo, le parole contano. Quelle di Ozan Akbaba e Sinem Unsal ci hanno insegnato che un ci sono fatto bene è più prezioso di 1000 prove di forza, che un ti capisco consegnato senza giudizio pesa più di qualsiasi applauso, che un grazie detto con lo sguardo costruisce ponti che nessuna tempesta saprà spezzare. Lasciate che queste frasi vi ispirino a essere più generosi con il vostro dire, più presenti nel vostro ascoltare, più coraggiosi nel vostro sentire. Raccontateci nei commenti quali parole d'amore vi hanno cambiato la rotta, quali promesse vi hanno curati, quali piccole frasi tenete nel portafoglio del cuore. Se questa storia vi ha fatto vibrare una corda, se vi ha ricordato qualcosa che avevate messo via da tempo, lasciate un like, condividetela con chi ha bisogno di un promemoria gentile, e soprattutto iscrivetevi a Segreti Turchi, qui l'amore non è uno slogan, è un lessico vivo che impariamo insieme, video dopo video. Noi vi aspettiamo nel prossimo capitolo, pronti a scovare nuove verità tra le righe di una carezza. Fino ad allora, ricordate, l'amore fa rumore quando serve, e fa silenzio quando cura. E le parole, quando sono scelte con il cuore, diventano la musica più bella che due anime possano ballare.